C'è un ricordo che hai perso. Magari è la voce di tuo nonno, magari è l'odore della tua prima casa. Cerchi di afferrarlo, ti sforzi, ma trovi solo un vuoto freddo. Tu sei convinto che sia stato cancellato. Pensi che il tempo abbia eroso quel dato, come la ruggine divora un pezzo di ferro. Ma e se ti dicessi che ti sbagli? In laboratorio, i neuroscienziati hanno preso un animale affetto da un'amnesia profonda. Hanno inserito una minuscola fibra ottica nel suo cranio e hanno acceso una luce azzurra direttamente sui suoi neuroni. E in una frazione di secondo, il ricordo perduto è tornato indietro. Perfetto, intatto. Il ricordo non era mai stato cancellato, era solo diventato irraggiungibile. Oggi ti porto a vedere dove si nascondono le cose che credi di aver dimenticato. Per capire questa magia, dobbiamo fare un passo indietro. Per decenni abbiamo creduto che la memoria funzionasse come una gigantesca cassettiera. Immagina un archivio sterminato dentro la tua testa, dove ogni cassetto contiene un evento specifico. Negli anni '20, un ricercatore di nome Carl Lashley passò letteralmente la vita a cercare questi cassetti. Addestrava dei ratti a percorrere un labirinto e poi asportava chirurgicamente piccole porzioni della loro corteccia cerebrale. Il suo obiettivo era semplice. Voleva trovare il punto esatto in cui era conservato il ricordo del labirinto. Voleva trovare il cassetto. Ma Lashley andò incontro a un fallimento epocale. Scoprì che il danno alla memoria dipendeva da quanto tessuto rimuoveva, non da dove lo rimuoveva. Nessuna singola asportazione cancellava del tutto il ricordo. Nel 1950, Lashley pubblicò un articolo intitolato Alla ricerca dell'engramma, ammettendo la sua sconfitta. Sembrava che i ricordi non esistessero in nessun luogo specifico. Perché se i ricordi non hanno una sede, come fai a ricordare il tuo primo bacio? La risposta è che Lashley non ha fallito, perché il ricordo non esiste. Ha fallito perché cercava un luogo. E un ricordo non è un luogo, è una forma. È una melodia suonata da un'orchestra invisibile. 60 anni dopo, abbiamo smesso di cercare una regione isolata e abbiamo iniziato a cercare un pattern. E quello che abbiamo trovato è un'architettura di una bellezza devastante. Una vastità microscopica che si accende solo quando serve. Quindi, cos'è davvero un ricordo? Si chiama engramma ed è un insieme sparso di neuroni che erano attivi contemporaneamente durante una tua esperienza. Immagina una città di notte vista dall'aereo. Improvvisamente si accendono 1000 lampioni sparsi in quartieri diversi. Quella costellazione di luci è il tuo ricordo. Non è un caso, è una rete di connessioni. Durante il richiamo di un ricordo contestuale di paura, in una struttura del topo chiamata giro dentato, si attiva solo una frazione minuscola dei neuroni. Qualche cellula su 100. Una scintilla nel buio totale. Queste cellule si legano tra loro con una regola spietata e perfetta. I neuroni che si accendono insieme si connettono insieme. Diventano un coro inseparabile. Ma come fanno a restare connessi? E qui la biologia diventa pura ingegneria. Quando impari qualcosa di nuovo, il tuo cervello non sta solo scambiando segnali elettrici, sta cambiando fisicamente forma. In questo preciso istante, mentre mi ascolti, sui rami dei tuoi neuroni stanno crescendo delle minuscole protuberanze. Si chiamano spine dendritiche. Immagina i rami di un albero in primavera che fanno sbocciare nuove gemme a una velocità spaventosa. Queste spine si allungano, cercano il neurone vicino, lo toccano e creano un ponte. Nuovi recettori vengono letteralmente incastrati nella membrana per rendere quel contatto indissolubile. Il tuo ricordo non è un'informazione astratta, è carne che si modella, è materia che prende la forma del tuo passato. Per decenni, questa è stata solo una teoria bellissima, ma poi abbiamo trovato il modo di dimostrarlo. E lo abbiamo fatto con la luce. Usando una tecnica chiamata optogenetica, i ricercatori hanno modificato geneticamente
i neuroni di un topo affinché le cellule attive durante un certo evento producessero una proteina sensibile alla luce. Hanno letteralmente messo un interruttore su quel ricordo specifico. Il giorno dopo, inserendo un cavo a fibra ottica nel cervello e sparando un laser azzurro, hanno acceso solo e soltanto quelle cellule. Il risultato? Il topo si è bloccato, comportandosi esattamente come se stesse rivivendo quell'evento. Non è una coincidenza. Tocchi quelle cellule, esce quel ricordo. È il sapore amaro del controllo totale. Ma c'è un problema enorme. Se puoi accendere un ricordo a comando, cosa succede se lo accendi nel momento sbagliato? I ricercatori Susumu Tonegawa e Steve Ramirez hanno fatto qualcosa di inquietante. Hanno preso un topo e hanno marcato l'engramma di un ambiente sicuro. Una scatola tranquilla, chiamiamola stanza A. Poi hanno spostato il topo in una stanza B, completamente diversa. E mentre il topo esplorava la stanza B, hanno acceso il laser, riattivando il ricordo della stanza A. E contemporaneamente gli hanno dato una lieve scossa elettrica ai piedi. Hanno forzato i neuroni a legare il dolore a un posto sicuro. Cosa credi che sia successo dopo? Quando hanno riportato il topo nella stanza A, l'ambiente sicuro dove non gli era mai successo nulla di male, l'animale si è paralizzato dal terrore. Aveva paura di un luogo innocuo. Gli scienziati avevano appena creato un falso ricordo. Un ricordo di qualcosa che non è mai accaduto, saldato dall'esterno, scrivendo fisicamente un ponte tra due costellazioni di neuroni che non dovevano incontrarsi. È un'oscurità luminosa. Il tuo passato non è un video in sola lettura, è un cantiere aperto. Se le cellule si accendono insieme, si legano, anche se la realtà dice il contrario. Questo dimostra che il ricordo è puramente fisico, è manipolabile. Ma dove vanno a finire questi engrammi col passare del tempo? Non restano fermi. All'inizio, il cuore del tuo ricordo è gestito da una struttura a forma di cavalluccio marino chiamata ippocampo. Immagina l'ippocampo come il bibliotecario che possiede l'indice di tutti i libri, ma non il loro contenuto. Il contenuto, i dettagli visivi e sonori, sono sparsi in alto, nella corteccia cerebrale. Se perdi l'ippocampo oggi, non ricordi cosa hai fatto stamattina, perché manca l'indice, ma ricordi perfettamente la tua infanzia, perché col passare dei giorni e degli anni avviene un processo chiamato consolidazione sistemica. Il ricordo diventa indipendente dall'ippocampo. I legami nella corteccia diventano così forti che si sostengono da soli. E sai quando avviene questo trasferimento? Mentre dormi. Il sonno non è uno spegnimento, è una fabbrica frenetica. Durante il sonno a onde lente, il tuo ippocampo genera delle scariche elettriche chiamate sharp wave ripples. Sono esplosioni di energia silenziose. E dentro quelle onde, i tuoi neuroni ripetono le sequenze esatte che hai vissuto durante il giorno, ma lo fanno in forma temporalmente compressa. Se un evento è durato 10 secondi, il tuo cervello lo rigioca in una frazione di secondo. Immagina di premere il tasto di avanzamento rapido su un film 1000 volte a notte. Questo ripasso ad altissima velocità ha un ruolo causale. Rafforza fisicamente i legami nella corteccia. Il sonno scava la roccia della tua memoria. Una volta che il ricordo è lassù, solido e indipendente, come fai a ritrovarlo? Non sfogli le pagine di un libro. Usi un meccanismo chiamato completamento del pattern. Ti basta un frammento. Senti l'odore del caffè tostato. Quel singolo odore accende solo 3 o 4 neuroni del tuo engramma originale. Ma poiché quei neuroni sono legati a filo doppio con tutti gli altri, l'attivazione si propaga a valanga. I 3 neuroni ne accendono 30, i 30 ne accendono 3000. In un millisecondo l'intera costellazione si riaccende. È come tirare un filo di una ragnatela e veder tremare l'intera struttura. Da un odore, il tuo cervello ricostruisce la luce del mattino, la voce di tua madre, il calore della tazza. Tutto. Ed eccoci al cuore del mistero.
Se il completamento del pattern è così perfetto, perché dimentichiamo? Perché un trauma o una malattia sembrano spazzare via intere vite. La scoperta più sconvolgente degli ultimi anni è che, in molti tipi di amnesia retrograda, il ricordo è ancora lì. L'engramma è intatto. Le cellule ci sono. Le connessioni pure. Si chiamano engrammi silenti. Quello che si è rotto non è il ricordo, è la strada per arrivarci. Gli indizi naturali, come un profumo o una foto, non sono più abbastanza forti per innescare la reazione a catena. Il ponte è crollato, ma la città dall'altra parte del fiume è ancora in piedi. Illuminata, ma irraggiungibile. È qui che la luce azzurra dell'esperimento iniziale cambia tutto. Stimolando direttamente quelle cellule con l'optogenetica, bypassiamo la strada interrotta. Entriamo con l'elicottero direttamente nella città. E quando diamo energia a quell'engramma silente, l'animale ricorda. Improvvisamente il comportamento torna normale. Il terrore, la gioia, l'abitudine, tutto riemerge dal nulla. Questo ci dice una verità assoluta. Non hai perso il ricordo, hai perso l'accesso. Il tuo disco rigido non è formattato. Ha solo perso la tabella di indicizzazione. È un silenzio rumoroso. I ricordi che piangi come perduti per sempre, molto probabilmente, sono ancora accesi nel buio del tuo cranio, in attesa di un segnale abbastanza forte da risvegliarli. Fermati un attimo. Devo dirti una cosa fondamentale. Tutto questo, la luce azzurra, gli interruttori genetici, i ricordi riaccesi a comando, è stato dimostrato sui topi, non sugli esseri umani. Noi non possiamo infilare fibre ottiche nel cervello delle persone per riaccendere i loro ricordi. Sull'uomo, l'evidenza dell'esistenza degli engrammi silenti è indiretta, dedotta da risonanze magnetiche e studi comportamentali. E c'è un'altra cosa. Nessuno, oggi, sa come riaccendere i ricordi di una persona affetta dal morbo di Alzheimer. La malattia distrugge fisicamente il tessuto, divora i neuroni. Se la casa brucia, non basta trovare la chiave della porta. La scienza sta correndo, ma non abbiamo ancora il potere di sconfiggere quella devastazione. E c'è un altro mito da sfatare. Forse hai sentito dire che ogni volta che ricordi qualcosa, lo riscrivi e lo corrompi. Si chiama teoria della riconsolidazione. Nei roditori funziona quasi sempre, ma negli umani molto meno. Sebbene oltre 20 studi abbiano documentato l'attenuazione di un ricordo emotivo umano tramite riconsolidazione, almeno 14 studi indipendenti hanno riportato un fallimento nel replicare que. Negli esseri umani, spesso, richiamare un ricordo lo rende più solido, non più fragile come un castello di carte. I nostri ricordi sono ricostruttivi, certo. Aggiungiamo dettagli, sfumiamo i contorni. Ma il meccanismo molecolare umano è infinitamente più testardo e complesso di quello di un topo in gabbia. Ma al di là dei limiti, il fatto resta. Non sei una telecamera che registra il mondo. Sei uno scultore cieco. Ogni volta che vivi un'emozione, costruisci una forma dentro la materia del tuo cervello. Spine che crescono, recettori che si incastrano, reti che si stringono. E ogni volta che ricordi, non stai leggendo un documento. Stai riaccendendo quella forma partendo da un singolo frammento. Un odore, una nota musicale, una luce d'inverno. I ricordi che credi persi, le voci che non riesci più a sentire, molto spesso sono ancora lì dentro, nel buio. Addormentati in un engramma silente, solo che non sai più come arrivarci. Gran parte degli atomi del tuo corpo è stata forgiata in una stella morta da miliardi di anni, ma l'idrogeno si è formato direttamente nel Big Bang. Sei qui, in questo momento, su un'unica possibilità infinitesimale. Non stai guardando il cosmo. Sei il cosmo che guarda se stesso. Non sei nel cosmo. Sei fatto di cosmo. E questo era il luogo dove nascondi chi sei. Questo è Renderium. Io sono la voce dell'invisibile. Ci vediamo nel prossimo viaggio. E se c'è un mistero che vuoi vedere reso visibile, scrivilo qui sotto. I prossimi viaggi nascono da voi. Basta iscriversi per avere voce. Se credi che queste cose debbano essere viste da più persone, iscriviti al canale.
Ogni iscrizione è una voce in più per la scienza, per la meraviglia, per chi ancora non sa che la realtà è così.